Sono le 7 di sera, io sono appena tornata dall'ufficio. Oggi è stata una giornata incredibile, sono esausta, quindi stasera ho solo bisogno di riposarmi, quindi mi sembra la serata perfetta per portarvi con me nella mia solita evening routine calma e rilassante. Oggi è una giornata piovosa e quindi sono tutta incappucciata. L'aria è fresca, lo noto, e faccio un respiro profondo con consapevolezza. Sono presente nel momento e finalmente sono a casa. Quando entro appoggio le borse, levo la giacca e poi metto le mie ciabatte calde e morbidissime. In ufficio la luce è molto forte e quando arrivo a casa mi piace tenere la luce bassa. Accendo subito le mie due lampade preferite. La luce calda mi avvolge e mi rilassa. Mi levo i vestiti della giornata e mi metto una tuta comoda. Prima di cucinare la cena, di solito dedico una mezz'ora al corpo e alla mente. A volte faccio stretching, a volte yoga, l'importante è muoversi un po'. I movimenti lenti fanno rallentare la mente e i pensieri. Dopo una giornata pesante è quello di cui ho bisogno. Ci sono molti video su YouTube per fare movimento in base alle proprie esigenze. Minuto dopo minuto la mente diventa più presente. Alla fine dedico sempre 5 minuti alla meditazione, a volte guidata, a volte provo da sola a fermare i pensieri. La respirazione è importante. Cerco di allungare i respiri. Inspiro contando 4 secondi, trattengo l'aria contando altri 4 secondi e poi la butto fuori lentamente, contando 6 secondi. All'inizio mi sforzo un po', noto che i miei respiri sono corti, ma poi diventa tutto più naturale. Prima di andare a cucinare, accendo il diffusore. Aggiungo una ciotolina d'acqua e qualche goccia di olio essenziale di eucalipto, che ha proprietà antisettiche e antinfiammatorie. Mi piace cambiare essenza in base alla stagione e al mio umore. La fame inizia a farsi sentire e allora arriva il momento di cucinare. Io e Antonio ogni tanto amiamo fare un piccolo aperitivo mentre prepariamo la cena e chiacchieriamo. Essendo autunno ho deciso di preparare un risotto alla zucca questa sera. Inizio a tagliare la zucca a cubetti mentre il brodo si scalda. Accendo la consapevolezza per godermi il momento. Faccio attenzione al colore, agli odori e alla consistenza di quello che tocco. Nel frattempo tengo sempre accesa una playlist di musica rilassante. È solo un sottofondo, ma rende l'atmosfera calma e serena. Cucinare con cura è molto rilassante per me. Cerco di preparare piatti genuini e nutrienti con i prodotti che offre la stagione. Questo mi aiuta a seguire il ritmo della natura e ad avere una dieta varia. Nel nostro tavolo c'è quasi sempre una candela, anche se non c'è un evento speciale. Amo le candele perché creano un'atmosfera distesa e armoniosa. Durante la cena parliamo tra noi, anche del più e del meno. È un bellissimo momento della giornata.
Per noi è meglio non guardare la televisione mentre mangiamo, proprio per non essere distratti e per non perdere la consapevolezza del momento. Io cerco di mangiare con calma per gustarmi quello che ho nel piatto. Assaporo lentamente e senza fretta. Anche i momenti in cui facciamo cose semplici possono essere apprezzati. Dopo la cena sistemiamo la cucina, io pulisco e Antonio carica la lavastoviglie o viceversa. Finalmente è arrivato il momento di fare una bella doccia calda. Preferisco lavarmi la sera piuttosto che la mattina perché non mi piace uscire fuori ancora calda di doccia, soprattutto nelle stagioni fredde. Mi prendo questo momento per prendermi cura di me e per rigenerarmi. Cerco di non fare le cose in modo automatico, ma di essere presente e consapevole. Apprezzo il momento. Mi lavo e mi asciugo con calma e poi mi metto già in pigiama, pronta per andare a dormire. Mentre i miei capelli si asciugano un po' nell'asciugamano, io inizio a scaldare l'acqua per una tisana. Mi piace tantissimo bere qualcosa di caldo prima di dormire, una camomilla o un infuso distensivo. La preparo e poi la vado ad appoggiare sul comodino, così si raffredda un po' mentre finisco di prepararmi. Inizio a pettinare i miei capelli e a sciogliere i nodi delicatamente. Quando ho finito, inizio ad asciugarli con calma, concentrandomi soprattutto alla radice per togliere bene tutta l'umidità. Nella parte davanti, più vicino al viso, sistemo meglio la forma dei miei capelli usando una spazzola tonda. La skincare è un momento importante della mia routine serale e infatti cerco di non saltarla mai, nemmeno quando sono stanchissima. Lavo il viso, i denti e spalmo una bella crema idratante. Nei periodi freddi preparo sempre la mia borsa dell'acqua calda da tenere nel letto vicino ai piedi. Sono freddolosa e non posso farne a meno. Finalmente sono pronta e posso mettermi nel letto. Prima di dormire mi piace leggere qualche pagina di un libro. Cerco di limitare l'utilizzo del cellulare durante la serata o comunque un'ora prima di andare a letto per evitare di restare intrappolata nei social o di riattivarmi poco prima di andare a letto. Mi piace sentire un suono di sottofondo e allora accendo il caminetto nella TV oppure altri suoni rilassanti come ad esempio la pioggia o le onde. Quando mi sento stanca, chiudo il mio libro. Si è fatta ora di dormire. Spero che la mia routine serale lenta ti sia piaciuta. Se è così, metti un like al video, per me è davvero importante. Ci vediamo presto e intanto buonanotte.